amici del bosco, oggi ci occupiamo delle cipolle, prepariamo il terreno, facciamo il trapianto e vi diamo dei consigli di coltivazione. E adesso la magia. Questa è la nostra aiuola, sono 20 metri di cipolle, ce ne vogliamo mettere 300. È da un po' che stiamo preparando il terreno, abbiamo lavorato con i teli di plastica per ottenere la tempera e una decina di giorni fa siamo passati anche con la grelinette, senza esagerare perché la terra era ancora molto bagnata, però l'abbiamo smossa un po' perché si accelerasse appunto il processo di asciugatura, diciamo, per avere la terra giusta al momento. Il trapianto che facciamo oggi: le cipolle vogliono una terra sciolta, anzi vorrebbero una terra sciolta perché la mia è in parte argillosa, quindi non è l'ideale, ma noi la prepariamo al meglio, anche perché ci aggiungiamo adesso anche un po' di compost. Le cipolle si accontentano di poco in realtà, e quindi la cosa molto importante, e adesso lo approfondiamo, è di non esagerare con la concimazione. Carlo, come siamo messi con la terra? Non male, direi, non è una condizione perfetta, non è ideale perché abbiamo una superficie asciutta, giusta per poter essere lavorata, però in profondità continua ad essere umido, quindi oggi non forcheremo, non faremo lavorazioni profonde, semplicemente ci accontenteremo di affinare lo strato superficiale. In questo caso aggiungeremo il compost prima di effettuare la lavorazione perché, non dovendo andare in profondità, utilizzeremo la stessa attività di affinamento per interrarlo e amalgamarlo col suolo. La dose è di circa 3 litri a metro quadro. È una dose valida, non eccessiva, le cipolle non adorano concimazioni eccessive, soprattutto se fresche, ma con il compost maturo possiamo andare tranquilli. Io seguo Carlo che getta il compost per integrarlo e anche affinare un po' la terra. Sto usando un aeratore stellare molto comodo, però la terra è un po' difficile, quindi è abbastanza dura come operazione. Poi si mette anche le tue, Lavoro di squadra, stiamo affinando il terreno. Carlo adesso ha preso la zappa e rompe un po' sempre in superficie. Ed bene, stiamo riuscendo a creare un letto sufficientemente buono per il trapianto delle cipolle, che per fortuna non hanno grosse esigenze, non richiedono chissà che affinamenti. I solchi laterali servono a individuare molto bene dove è la zona calpestabile e dove è la zona coltivata e ci permettono tutta una serie di funzioni, tra cui contenere le infestanti che potrebbero entrare dentro l'area coltivata, accumulare comunque un po' di umidità nel momento in cui ci serva e in realtà anche, volendo, creare una sorta di drenaggio, perché comunque se dovesse piovere molto tende a accumulare sui lati e infiltra in profondità. Prima di proseguire con il trapianto ci fermiamo un attimo per vedere quali sono gli errori da non fare con le cipolle. Il nostro letto di trapianti è pronto, il terreno è sufficientemente lavorato. Cosa dobbiamo stare attenti? Non concimare eccessivamente, ma soprattutto non concimare con materiale fresco, perché la materia organica fresca disturba molto le cipolle, le spinge ad andare a seme e aumenta quello che potrebbe essere il rischio di attacchi funginei. Poi dobbiamo stare molto attenti, se vogliamo fare delle produzioni più o meno intensive di cipolle, di andare dritti con i filari, perché ci saranno delle operazioni successive, soprattutto di zappettatura e di rincalzo, che sono fondamentali per far sì che il nostro sistema si sviluppi al meglio. Quindi dobbiamo utilizzare dei fili, dei picchetti e individuare molto bene i solchi che andremo a fare. Mettiamo tutte le file dritte, usiamo un sesto di impianto regolare, quindi che ci permetta di poter fare operazioni di zappettatura in entrambi i lati. È anche importante dividere le varietà di cipolle che mettiamo, perché ci sono alcune cipolle che sono più adatte a un consumo fresco, tipo la tropea, tanto per intendersi, e altre cipolle che invece sono più adatte per una conservazione durante l'inverno, le tipiche cipolle da serbo. Se le mischiamo assieme, quello che succede è che andiamo a disturbare i bisogni idrici, ovvero dovremo ritrovarci magari a bagnare delle cipolle che
non hanno bisogno di acqua, tipo quelle da serbo, oppure non possiamo bagnare quelle che hanno bisogno di acqua, tipo quelle da cipollotto. Ho 3 varietà diverse da mettere. Ho una cipolla rossa che si presta comunque alla lunga conservazione invernale, ho una cipolla dorata, la famosa cipolla dorata di Parma, anche questa per la conservazione invernale, e poi ho la cipolla gialla piatta della Val di Chiana, quindi una cipolla locale. Questa si presta sia ad una raccolta fresca che poi, se la facciamo maturare bene, alla conservazione invernale. Che le cipolle sono veramente una verdura che è sempre necessaria in cucina. Servono per cucinare, per arricchire tanti piatti, per fare i sughi, ma sono molto buone anche da mangiare cucinate proprio come piatto principale, quindi più ne abbiamo e meglio stiamo, anche perché hanno tante proprietà, sono ricche di sali minerali, fanno bene a chi ha problemi di pressione o di colesterolo, e quindi mangiare cipolle ci fa stare bene in salute. E adesso la grande sfida. I miei solchi, come sapete, sono sempre storti. Per le cipolle ci servono dei solchi fatti bene. Carlo, fammi vedere come si fa. Anche i miei sono sempre storti, intendiamoci. Però dai, proviamo a seguire il filo. Niente, una volta steso il filo, semplicemente decidiamo su quale lato coltivare. Io l'ho messo un po' più vicino al bordo esterno, quindi in questo caso starò sull'interno. Ora proviamo ad usare l'assolcatore, vediamo se funziona. Se non dovesse esserci il terreno sufficientemente fine, possiamo utilizzare anche la zappa, va bene lo stesso. L'importante è creare uno scavo lineare dove andare a inserire le cipolle. Con le nostre 3 varietà di cipolle faremo 3 porzioni e abbiamo pensato di mettere le cipolle con maggiore necessità d'acqua lassù dove parte l'impianto di irrigazione. Per fare prima utilizziamo questa tecnica. Fatto il primo solco, mettiamo giù tutte le cipollette così come devono andare, adesso ve lo facciamo vedere. Creando il secondo solco, in pratica andiamo a coprire il primo. Allora, le mettiamo a 20 cm l'una dall'altra, potrebbero stare anche a 15, ma li lasciamo un po' più spazio. In questo caso, visto che dobbiamo ricoprire per l'appunto facendo il secondo solco, è importante posizionarle girate nella direzione opposta al secondo solco, in questa maniera. Non hanno bisogno in questo caso di nessun lavoro sulle radici perché la radice non è eccessivamente sviluppata, né di una scimatura, pratica che a volte viene fatta se la pianta ormai si è troppo sviluppata, per dargli un input a attecchire prima. E adesso la magia, abbiamo le cipolle nel primo solco ancora scoperte e il secondo solco da creare. Fai prima perché comunque non devi coprire e scoprire e fare 2 operazioni. Con un'operazione sola fai sia il nuovo solco che ricopri il secondo. Qui adesso, volendo, possiamo dare una piccola rincalzatina fin da subito e riprendere il solco esterno laterale che avevamo lasciato. Essendo terra non molto fina, dobbiamo andare un attimino a riprendere anche a mano qualche cosa, tipo se è rimasta qualche azzolla la cerchiamo di affinare, se c'è qualche parte all'interno del nuovo solco da riaffondare o da spianare lo facciamo. Alcune cipolle potrebbero essere rimaste un po' troppo in profondità, nulla ci vieta di passare e ritirarle un pelino su. Cerchiamo di lasciare il colletto scoperto almeno all'inizio. Anche la distanza tra le file è di 20 cm, quindi abbiamo un 20x20, abbiamo una scacchiera di cipolle. E adesso la grande sfida, riuscirò ad andare dritta con il filo? Ok, dai! Va benissimo così. Quasi, quasi. Vai con la terza fila. Terza fila dobbiamo a questo punto ricoprire e riportare il leggero solco che abbiamo tra area coltivata e sentiero. Possiamo utilizzare l'assolcatore se c'è più comodo, perché io preferisco la zappa. Chiaramente più la terra è sciolta e più questa operazione viene facile, più è argillosa come in questo caso, e più dobbiamo dargli una mano con le mani. Su terreni particolarmente sabbiosi o comunque molto soffici sicuramente il risultato è molto più lineare, ma noi non ci spaventiamo. La prima porzione è fatta, adesso andiamo avanti in questo modo, con questa tecnica, però qualche
informazione su come procedere poi fino a che arriveremo finalmente alla raccolta. Visto che non è prevista pioggia, dobbiamo bagnare, quindi dare una bella innaffiatura in questo momento. Non copriremo con pacciamatura adesso, proprio perché dobbiamo lasciare il terreno abbastanza libero per poter fare delle zappettature successive, molto utili sia per un discorso di controllo delle infestanti, sia per ossigenare il terreno e rincalzare la cipolla, che così più abbracciata dalla terra avrà la possibilità di crescere meglio. Quindi per ora, fino a che non abbiamo una prima spuntata di erbe, lasciamo stare. Poi zappettiamo e poi possiamo continuare con irrigazioni più o meno regolari. La cipolla non deve soffrire la siccità, ma non ha nemmeno bisogno di irrigazioni quotidiane. Di media potremo andare con una stagione normale 2-3 volte al mese. Se vogliamo fare delle concimazioni fogliari è possibile, in attesa che in piena estate loro non siano pronte, la foglia secca sia caduta a terra e lì possiamo tranquillamente passare a raccogliere. L'importante è sempre dare un buon nutrimento e un buon suolo. Quello che temono di più le cipolle sono i ristagni d'acqua. Grazie a tutti, il nostro lavoro continua. Carlo, non te ne puoi ancora andare? No, la storia è lunga. Dobbiamo arrivare in fondo. Grazie di aver visto il video, lasciate un like, lasciate i vostri commenti, raccontateci le vostre semine e i vostri trapianti di cipolle. Ciao! Dalla prova della vanga tutto